Allora, abbiamo questo problema in cui dobbiamo, considerando il fatto che la differenza tra i cateti di un triangolo rettangolo è 14 cm e ci dà anche il valore dell'ipotenusa, dobbiamo trovare le lunghezze dei cateti. Allora, come facciamo? Dobbiamo cercare di tradurre la prima informazione, che è questa: la differenza tra i cateti è 14 cm. Naturalmente io non so chi sono sti cateti, li devo trovare. Quindi come vado a impostare la cosa? Dico vabbè, un cateto lo chiamo x, un cateto lo chiamo y. Quindi chiamiamo questo x e chiamiamo questo y. Una volta che abbiamo dato i nomi, sappiamo che qui c'è un 26 e possiamo andare a scrivere sicuramente che y meno x è uguale a 14. Questo è un modo per dire appunto la differenza è 14. Infatti, se facciamo y meno x, quella che cos'è? È una differenza tra i due. Naturalmente poi questo mi dà un modo per scrivere y in funzione di x, cioè y uguale a x più 14. Questo perché appunto mi basta spostare la x dall'altra parte. Arrivati a questo punto, quindi, i miei dati si aggiornano e quindi posso ormai dimenticarmi di questa storia della y, perché mi basta appunto avere questo e questo. A questo punto entra in gioco quello che conosco sui triangoli rettangoli, cioè sui triangoli rettangoli vale sicuramente il teorema di Pitagora. Quindi se vado a fare il quadrato sui cateti e li sommo, questo sarà uguale al quadrato sull'ipotenusa, quindi avrò x al quadrato, che è appunto il quadrato sul primo cateto, poi avrò x più 14 al quadrato, che è il quadrato sul secondo cateto, e questo dovrà essere identico al quadrato sull'ipotenusa. Da qui in poi si tratta di fare semplicemente dei conti, quindi abbiamo x al quadrato più il quadrato del primo, che è x al quadrato, il loro doppio prodotto, che è più 28x, più il quadrato di 14, quindi abbiamo un 14 al quadrato. Il tutto deve essere uguale a 26 al quadrato. Adesso quindi che cosa abbiamo? Abbiamo 2x al quadrato e poi abbiamo più 28x. A questo punto che cosa succede? Chiaro che si potrebbe usare la calcolatrice, ma vorrei provare a non usarla, perché devo trattare questi quadrati. Quindi vado a prendermi adesso 26 al quadrato e vado a togliere 14 al quadrato. È chiaro che uno con la calcolatrice si sbriga prima, ma supponiamo di non avere la calcolatrice. Quindi come facciamo? Possiamo applicare la differenza di quadrati a questa formula, quindi fare la differenza dei due. La differenza dei due sarebbe appunto 12, quindi faccio tutti i passaggi. 26 meno 14 che moltiplica 26 più 14. Quindi avrei 12 per 26 più 14, 40. Quindi adesso voglio portarmi questa differenza di quadrati a sinistra. In questo modo quindi che cosa c'ho? Che questo 12 per 40 deve essere negativo, quindi ho appunto 12 per 40. Tutto uguale a 0. A questo punto divido tutto per 2 e quindi ho x al quadrato più la metà di 28, 14x. Divido anche questo per 2. Divido il 40 in modo che i conti siano più facili. Tengo 20, 2 per 12 fa 24, a cui ci devo aggiungere lo 0. E quindi questa è l'equazione di secondo grado sulla quale devo lavorare. A questo punto vado a fare il delta. Il delta sarà dato da b alla seconda meno 4 volte ac, quindi 14 al quadrato meno 4 volte per 1 per meno 240. A questo punto qui abbiamo il quadrato di 14 che è 196, la somma, perché qui i segni meno si cancellano, non mi resta che fare appunto questo qui per 4, quindi 4 per 4 fa 16, quindi scrivo 6 e riporto di 1. 2 per 4 8, con 1 di riporto 96, devo però aggiungere lo 0. Poi devo fare questa somma.
1156 uguale a 34 alla seconda. Quindi questo ci suggerisce a questo punto che stiamo andando bene, perché abbiamo trovato che il delta è un quadrato perfetto. A questo punto quindi applico la formula risolutiva x12 uguale meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a. Quindi ho meno b, cioè meno 14, più o meno 34, il tutto fratto 2 volte a, quindi semplicemente 2. Arrivati a questo punto quindi faccio la distinzione dei casi, più e meno, quindi ho meno 14 e meno 34. In realtà arrivati a questo punto potrei dividere tutto per 2 affinché sia più facile, quindi avrei meno 7 più o meno la metà di 34 che è 17. E dopo appunto andare a distinguere i vari casi partiamo dalla somma, che in questo caso è più facile, mi fa ottenere 10, e poi andiamo a fare la differenza, che sarebbe meno 24. Che cosa succede qui? Che naturalmente una di queste soluzioni non è accettabile, perché in realtà potevo anche non farmi il conto, cioè si vede subito che l'altra è negativa e quindi non l'accetto proprio, e questo mi fa trovare appunto 10. Se torno indietro appunto mi rendo conto che un risultato è 10. Se poi vado a sommare 14, perché abbiamo detto che l'altro si ottiene sommando 14, ottengo immediatamente 24. La soluzione negativa ovviamente non è accettabile, perché se stiamo lavorando con misure positive, in quanto sono le misure dei lati di un triangolo, è ovvio che non si può concepire la misura negativa. Ed ecco quindi che l'esercizio è concluso. Sì, allora cerco di approfondire questo aspetto con la differenza dei quadrati. Semplicemente ho preso questo 14 e l'ho portato a destra. Di conseguenza appunto ottengo questa scrittura qua, che è 26 al quadrato meno 14 al quadrato. Naturalmente fare questo conto senza la calcolatrice è difficile, perché dovrei calcolarmi il quadrato di 26 e poi il quadrato di 14. Però è più facile se io vado a considerare la differenza di quadrati che mi dice che se ho a al quadrato meno b al quadrato posso riscrivere il tutto come appunto la differenza di questi due per la loro somma. Infatti la formula dice proprio questo: a più b che moltiplica a meno b. Se notiamo appunto questo 26 è il mio a, questo 14 è il mio b, e non ho fatto altro qui che mettere a meno b che moltiplica a più b. Quindi non è altro che l'applicazione della differenza di quadrati. Dopodiché appunto cos'è che mi esce? 26 meno 14 fa 12, 26 più 14 fa 40. Ovviamente questo conto non me lo faccio perché nella mia testa so già che il passaggio successivo dovrei dividere per 2 e quindi non ha senso fare quella moltiplicazione che è più difficile. La faccio dopo che avrò semplificato dividendo per 2. Poi appunto ci sono questi altri conti sui quali naturalmente non c'è più niente da fare, magari uno prende in mano la calcolatrice per farli, sicuramente esistono tanti altri trucchetti, però appunto uno deve essere bravo nei conti. Un altro modo qui che avevamo per semplificare, per esempio qua, poteva essere per esempio la regola del delta quarti, cioè uno sa che come può andare a riscrivere il tutto? Beh, suppongo di voler trasferire questo 2 sopra, quindi sarebbe come avere meno b diviso 2 più o meno, se sto trasferendo il diviso 2 sopra, qui sarebbe come avere un mezzo, perché appunto quando faccio una cosa la devo fare ad entrambe le parti. E qui avrei sempre la mia radice di delta diviso poi a semplicemente. Che cosa succede adesso? Potrei trasferire questo 1/4 dentro la radice e di conseguenza avere meno b mezzi più o meno la radice del delta diviso 4, il tutto diviso a. Questo in realtà appunto mi consente quindi di fare una semplificazione quando vado a fare i conti, perché cosa sarebbe il delta quarti? Sarebbe b al quadrato meno 4 volte ac diviso 4,
che quindi sarebbe uguale a b al quadrato diviso 4 meno 4ac diviso 4 fa semplicemente ac, quindi sarebbe uguale appunto a b mezzi al quadrato meno ac. Ora, come si va quindi a semplificare la formula? Semplicemente diventa meno b mezzi più o meno la radice di b mezzi tutto al quadrato meno semplicemente c. Perché? Perché in questo caso la nostra scrittura non ha la a. Qui la A manca, quindi è come se fosse semplicemente 1. Difatti, per abbreviare i conti, uno che sta ripassando, che sta studiando matematica, tende ad avere queste formule poi abbastanza fresche. Quindi la formula ridotta, nel caso in cui ho un'equazione di secondo grado dove il coefficiente si può dividere per 2, è veramente veloce, perché appunto chi sarebbe la metà di b? La metà di b abbiamo detto che qui noi abbiamo 14, no? Quindi la sua metà è semplicemente 7, quindi io qui avrei direttamente meno 7 più o meno la radice di 7 al quadrato meno c. C è negativo, vale 240, quindi sarebbe semplicemente più 240. Ed ecco quindi come il tutto si è semplificato, perché avrei quindi meno 7. Ora qui che cosa faccio? Ripeto, siccome sto nell'ottica del fatto che io sto risolvendo un triangolo, non mi concentro sulla soluzione negativa perché so che non ha senso, quindi metto direttamente più la radice di, quindi 49 più 240. Adesso qui avrei più 240 più 49 che fa 289. 289 dovrebbe essere un quadrato perfetto, uno di quelli che appunto poi si impara in fretta, dovrebbe essere 17. Meno 7 più 17, che è uguale quindi a 10. E così quindi ho concluso l'esercizio. Quindi in realtà uno, arrivati a questo punto, può procedere direttamente con la formula risolutiva classica del delta, però la ridotta in questo caso, che tiene conto del fatto che a sia uguale ad 1, è molto più rapida, cioè sta abbassando notevolmente i conti da fare, perché mi devo calcolare soltanto un numero, perché come si può vedere appunto questo numeretto qua è identico e lo uso 2 volte. Una volta lo devo fare al quadrato, naturalmente. C lo metto immediatamente, 240, e quindi si tratta di fare solo un quadrato, una somma e una radice. Quello che abbiamo fatto qui è letteralmente quello, un quadrato, una somma e una radice, e ho risolto l'esercizio. Mentre qui, se voglio calcolarmi questa equazione di secondo grado, già devo farmi b al quadrato, poi devo farmi 4ac, poi devo sommarmi questo quadrato che è sicuramente più grosso di 7, perché appunto è il suo doppio, è il doppio di 14. Come qui appunto devo moltiplicare per 4, poi devo fare questa somma. Scomporre questa somma è più difficile, infatti per calcolarmi questa radice sicuramente ho bisogno della calcolatrice, e a meno che uno appunto non sta facendo conti, non si sta esercitando con la matematica e quindi è esperto e la trova subito, però di default sono più conti. Arrivati qui pure devo farmi un'altra divisione per 2, quindi sicuramente il metodo classico va benissimo, è solo che è più lungo. Infatti io qui mi sono fatto tutto in un colpo, sia il delta che tutta la formula risolutiva. Evidentemente se uno non riconosce questa cosa qui, si può ricordare appunto semplicemente che una volta che fa il delta deve considerarne il delta quarti, cioè una volta calcolato il delta, che è questo, va prima ad effettuare una divisione per 4. Comunque dividendo per 4 qui ci esce un qualcosa di, cioè cosa ci dovrebbe uscire qua? Ci dovrebbe uscire appunto 289 se andiamo a dividere per 4, però comunque non ne vale la pena, perché quel conto io posso comunque risparmiarmelo se mi ricordo che devo fare b quadro, però prima dividendo b per 2 e poi sottraendo semplicemente a c, cioè di base conviene segnarsi sta formula nel caso uno sta facendo appunto tutte queste cose con i quadrati. Ora nel tuo caso, siccome la verifica appunto si basa tutta su quadrati, parabole, teorema di Pitagora, questa cosa potrebbe aiutarci spesso. Ovviamente nel caso in cui ci sia la a, bisogna ricordarsi di aggiungere qui una a, quindi sarebbe appunto a e poi c.
Vedremo se questa formula ci aiuta negli altri esercizi che facciamo dopo o se, diciamo, la vediamo adesso come un qualcosa in più da ricordare. Normalmente per lo studente è sempre un qualcosa in più da ricordare che non fa comodo. Ovviamente dipende sempre da quello che uno deve fare, cioè se nella verifica è consentito utilizzare la calcolatrice è un conto. Se uno appunto può usare la calcolatrice, diciamo, non si sogna di ricordarsi questa cosa qua, prende, sbatte tutto nella calcolatrice e finisce. Però ci sono molti contesti, concorsi, prove di esami all'università o altri contesti dove uno, diciamo, non può usare la calcolatrice per scelta del professore, quindi a quel punto conviene ricordare tutti questi trucchetti laterali che poi col tempo si perdono se uno si affida soltanto alla calcolatrice.